Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. La scorsa settimana noi abbiamo incontrato il Battista a Betabara, dove stava battezzando tutto il popolo, e ricordiamo le parole dure che lui ha rivolto ai farisei e ai sadducei che si erano presentati per farsi battezzare, ma non volevano convertirsi e cambiare vita. Allora li aveva minacciati severamente. Siete una razza di vipere che cerca di sfuggire in tutti i modi al fuoco che sta per arrivare sulla terra. Tenete presente che la scura è già posta alla radice degli alberi, che siete voi, alberi che non producono frutti belli, state per essere tagliati e gettati nel fuoco. E poi tenete presente che sta per arrivare colui che ha già in mano la pala per ripulire la sua aia da tutta la pula e la paglia che verranno gettate nel fuoco inestinguibile. Il Battista intendeva proprio spaventare i peccatori per farli rinsavire. E questo linguaggio non ci stupisce, perché era quello di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Quando il popolo si comportava male, minacciavano i castighi di Dio. Alla luce del Vangelo, noi oggi comprendiamo qual era il messaggio che Dio voleva dare con queste parole. Dio non castiga, non è Lui che manda il male sul popolo e sulle persone. Il male è la conseguenza del peccato. Quando l'uomo fa di testa propria e si allontana da Dio, si fa sempre del male. Il Battista forse non se ne rendeva conto, ma stava dando una bella notizia quando diceva che colui che stava per venire avrebbe ripulito la sua aia, sarebbero scomparse pula e paglia e gli alberi cattivi non sarebbero esistiti più, sarebbero stati bruciati da questo fuoco che lui avrebbe portato. Il fuoco non è quello del castigo di Dio, è quello del suo spirito, della vita divina. E qual era la grande notizia allora? Che questo fuoco avrebbe fatto scomparire dal mondo i malvagi, non perché sarebbero stati uccisi, fatti a pezzi, ma perché sarebbero stati cambiati interiormente dalla vita divina, dallo spirito, da questo fuoco che Gesù ha portato nel mondo. Questo fuoco avrebbe trasformato i malvagi in figli di Dio. E quindi la bella notizia era che il mondo sarebbe stato ripulito da tutto il male, non sarebbero esistiti più i malvagi. Nel Vangelo di oggi noi incontriamo ancora il Battista, ed è un Battista che non mancherà di sorprenderci. Non lo troveremo più a Betabara. Sentiamo dove si trova. Giovanni era in carcere. L'Evangelista Matteo non ci dice dove il Battista era stato imprigionato, ma ce lo riferisce lo storico Giuseppe Flavio. Si trovava in prigione nella fortezza di Macheronte, una delle 8 fortezze che Erode il Grande si era costruito nel suo regno. E vale la pena fare un cenno a questo luogo, così comprendiamo meglio i fatti che vengono riferiti nei Vangeli. Macheronte si trova in Perea, e la Perea è una delle 2 regioni che Erode il Grande, quando ha fatto testamento, ha lasciato in eredità a suo figlio Erode Antipa. Le altre 2 parti del suo regno le aveva lasciate, la più importante ad Archelao, la Giudea, dove c'è Gerusalemme, e poi a Filippo la parte del nord. Vediamo adesso, dalla foto del satellite che ho posto sullo sfondo, dove si trovava e per quale ragione era così importante Macheronte. È l'unica delle 8 fortezze che si trova nella parte orientale, quindi aveva un'importanza strategica straordinaria.
perché riceveva i messaggi da tutte le altre 7 fortezze e poi questi segnali le rimandava a ognuna di loro, quindi all'Erodion, all'Alessandreion, a Masada, a Gerico. Ed eccola adesso alle mie spalle la montagna su cui sorgeva la fortezza. Vedete anche sullo sfondo il Mar Morto. Una posizione stupenda, quella di Macheronte, e difatti era qui che giungeva spesso il re Erode Antipa, era qui che organizzava i ricevimenti, le feste. Per quale ragione Erode aveva imprigionato il Battista? Giuseppe Flavio, lo storico, e gli evangelisti ci danno 2 versioni diverse. Giuseppe Flavio dice che Erode lo aveva imprigionato perché ne temeva la popolarità. Difatti era enorme la stima che godeva il Battista presso il popolo. Per cui Erode temeva che potesse incitare la gente a fare qualche sommossa e allora l'ho messo in prigione. L'Evangelista Matteo dice che lo aveva imprigionato perché denunciava il suo comportamento immorale. Erode Antipa era andato a far visita a suo fratello Erode Filippo a Roma e si era innamorato di sua moglie e l'aveva condotta poi con sé nel suo regno. Questo era contro la legge di Dio e il Battista denunciava questa immoralità. Sappiamo dai Vangeli che il Battista veniva trattato bene, con rispetto, poteva ricevere le visite dei suoi discepoli e attraverso questi discepoli si manteneva informato di ciò che Gesù stava facendo, quel Gesù che lui aveva battezzato e aveva poi additato come il Messia. Sentiamo adesso che cosa accade al Battista mentre è rinchiuso in prigione. Avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, Giovanni mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Siamo rimasti forse un po' sorpresi dai dubbi e dagli interrogativi che il Battista si pone e ci chiediamo: ma per quale ragione sorgono in lui delle perplessità riguardo a Gesù? Prima era così sicuro che fosse Gesù il Messia e adesso vediamo che la sua fede sembra vacillare. La ragione la troviamo nel racconto del brano evangelico di oggi, dove ci viene riferito che il Battista si teneva informato attraverso i discepoli su ciò che Gesù stava facendo e questi discepoli devono avergli riferito qualcosa che lo ha sorpreso e sconcertato, qualcosa che proprio non si aspettava, e non è difficile indovinare cosa gli è stato riferito. L'Evangelista Matteo, nei 2 capitoli che precedono quello da cui ha preso il brano evangelico di oggi, ci racconta ben 10 guarigioni operate da Gesù e devono essere queste guarigioni che i discepoli del Battista hanno visto, hanno notato cioè in Gesù delle manifestazioni solo di dolcezza, hanno visto la sua tenerezza, il suo amore nei confronti delle persone più deboli, più fragili, più emarginate. E teniamo presente qual era la concezione della malattia in quel tempo. Loro accudivano i malati, li amavano anche, ma tenevano sempre presente che erano persone che erano andate a cercarsi la loro sventura perché erano state punite a causa dei loro peccati. I discepoli del Battista devono aver visto dei lebbrosi, ripugnanti, ritenuti l'incarnazione stessa del peccato, persone rifiutate dagli uomini e maledette da Dio. E avevano visto Gesù che li accarezzava e poi lo avevano visto rimettere in piedi i paralitici, aprire gli occhi ai ciechi, e anche queste erano persone impure che non potevano entrare nel Tempio, non potevano avvicinarsi a Dio. E poi
Gesù non soltanto non era duro e severo con i peccatori, ma l'avevano visto mangiare e far festa con loro e per di più si vantava di essere loro amico. Nella catechesi, il Battista e i suoi discepoli avevano appreso che i peccatori dovevano essere evitati, bisognava tenersi lontano da queste persone malvagie. Loro conoscevano la preghiera del salmista nel Salmo 139 e avevano recitato certamente questa preghiera dove il giusto dice: Signore, non odio forse quelli che ti odiano, non detesto i tuoi nemici, io li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. E il Battista era stato educato a questa spiritualità e quindi non poteva che rimanere sconcertato dal dolce comportamento di Gesù nei confronti dei peccatori. Invece di fare a pezzi gli alberi che non producono frutti belli, come il Battista aveva annunciato, Gesù non spezzava nemmeno la canna incrinata, non spegneva il lucignolo fumigante. E poi c'era un altro elemento che lasciava perplesso il Battista. Lui conosceva le scritture, conosceva il libro di Isaia e al capitolo 61 questo profeta annuncia una liberazione e dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha inviato a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Il Battista sa che Gesù è il Messia e quindi è questo liberatore e non capisce perché non si decide a intervenire in suo favore e a liberarlo. Bene, il Battista ha avuto questi dubbi, queste perplessità e questi interrogativi. Che cosa insegna a noi oggi? Anzitutto, ci invita a interrogarci e a chiederci: quale Messia ti aspetti? E ci dice: vedete, anch'io mi aspettavo un Messia duro, severo con i peccatori. Sono stato sorpreso e deluso. Lui, è vero, si scagliava sì contro il male, non contro i peccatori. Lui quelli li amava e questo mi ha sorpreso. Anche tu allora fai attenzione, perché potresti rimanere deluso se coltivi aspettative che non sono quelle di Dio. Se dal Messia tu ti aspetti ciò che Lui non è venuto a portare, tu rimarrai deluso. Per essere più esplicito, se ti aspetti il Messia che viene a risolvere i tuoi problemi facendo qualche miracolo, sostituendosi a te in ciò che tu devi fare, allora tu rimarrai deluso. Tu, per esempio, invochi da Lui la pace, ma se pensi che Lui la farà piovere dal cielo, miracolosamente, tu rimarrai deluso. Lui ti indicherà come costruire la pace, ti dona il suo spirito, la forza per attuare prodigi, ma dobbiamo essere noi a costruire faticosamente la pace nel mondo con il dialogo, la riconciliazione, il perdono, la giustizia, l'amore. Non solo. Il Battista, ma anche Pietro è rimasto deluso. Nella sua idea di Messia, lui si aspettava un Messia glorioso. È stato deluso anche lui. Ecco cosa ci dice il Battista. Interrogati per non rimanere deluso aspettandoti un Messia diverso da quello che il Signore vuole inviare. Secondo messaggio che ci dà il Battista, ci dice: non meravigliarti se Gesù ti scandalizza, perché ha scandalizzato anche me. Non mi aspettavo che si comportasse in quel modo, ha buttato all'aria tante mie convinzioni e certezze. Se il suo Vangelo non ti scandalizza, vuol dire che non l'hai capito.
se non sconvolge il tuo modo di pensare, le tue convinzioni, le tue sicurezze, anche le tue tradizioni religiose, non l'hai capito. Se il Vangelo ti lascia tranquillo, se non rimette in causa l'immagine di Dio che tu hai coltivato dentro di te, un'immagine di Dio che ti piace perché ti assomiglia, è un Dio che è cattivo con chi fa del male, così anche tu puoi essere cattivo come Lui. Tu non hai capito il Messia di Dio. Il Vangelo quindi non può che accompagnarsi a interrogativi, incertezze, difficoltà a credere, e chi non sperimenta queste perplessità vuol dire che è riuscito ad addomesticare il Vangelo, ad adattarlo a ciò che ha sempre creduto e pensato. Vuol dire che nel Vangelo tu stai cercando conferme a ciò che hai pensato fino a quel momento. Ascolti il Vangelo per giungere poi alla conclusione e dire: vedi che anche Gesù mi dà ragione. Il Battista ti dice: lasciati interrogare, lasciati buttare all'aria dal Messia di Dio e dal suo Vangelo. E ora sentiamo cosa risponde Gesù agli inviati del Battista. Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Notiamo anzitutto che Gesù non si meraviglia che il Battista sia rimasto sconcertato dal suo comportamento, si sarebbe stupito del contrario. Poi risponde agli inviati, non facendo dei ragionamenti, ma elencando fatti che sono sotto gli occhi di tutti, le guarigioni. Invita cioè a verificare che lui sta compiendo solo gesti di amore, di salvezza, nessun gesto di punizione, di condanna come il Battista si sarebbe aspettato. E le guarigioni che elenca richiamano le profezie che si trovano nel libro di Isaia, soprattutto la profezia di quel profeta anonimo che viveva fra i deportati a Babilonia, i quali erano ben coscienti di essere finiti in esilio perché erano stati sordi alla voce dei profeti, ciechi che non si erano lasciati guidare ed erano finiti in esilio. A queste persone scoraggiate il profeta aveva rivolto un annuncio di speranza. Gli occhi dei ciechi, cioè i vostri occhi, si apriranno, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto comincerà a gridare di gioia. Annunciava cioè la guarigione di tutti quei mali che erano stati causa di tutte le loro sventure. Ed elencando questi segni, Gesù intendeva dire che le profezie di Isaia si stavano realizzando. Era l'invito a leggere le guarigioni da lui compiute come parabole del mondo nuovo al quale lui stava dando inizio. E noi lo possiamo contemplare allora questo mondo nuovo ripercorrendo questi prodigi come parabole. La guarigione dei ciechi. I ciechi sono coloro che brancolano nel buio, che hanno perso l'orientamento, non sanno dove stanno andando, sbattono la testa, fanno del male a se stessi e agli altri. Sono coloro che non sanno dare il giusto valore alle cose, scambiano per oro ciò che è un metallo vile e si giocano la vita puntando su ciò che è futile, effimero. Il Vangelo compie il prodigio, apre loro gli occhi, vedono tutte le cose dando loro il giusto valore e fanno le scelte di vita. Gli storpi sono coloro
che non muovono un passo, non fanno nulla, elemosinano tutto, vivono di espedienti, di sotterfugi, di imbrogli. Quando incontrano il Vangelo, vengono rimessi in piedi, in modo che possono camminare verso una meta. Zoppicheranno ancora un po', ma vanno nella direzione giusta. I sordi sono coloro che hanno le orecchie tappate, non ascoltano, quindi sono incapaci di dialogare, sono ripiegati su loro stessi, ascoltano soltanto la voce del loro egoismo, delle proprie bramosie, sono sordi al grido d'aiuto del povero, dei bisognosi. Quando incontrano il Vangelo vengono curati, le loro orecchie si spalancano e sono resi attenti alla voce di chi chiede aiuto. I lebbrosi sono coloro che provano addirittura vergogna di se stessi, perché sanno di essere brutti, ripugnanti. Il peccato, infatti, rende scostanti, brutti, pensiamo. L'arrogante, il dissoluto, colui che pensa solo ad accumulare beni. Tutte queste sono persone brutte, dalle quali cerchiamo di stare alla larga. Quando queste persone incontrano Cristo, il suo Vangelo, vengono curate, diventano belle. I morti che risorgono sono coloro che erano ripiegati sulle realtà di questo mondo, pensavano soltanto a bere, mangiare, godersi la vita, pensavano a questa vita che è bella ma perisce. Quando incontrano il Vangelo, accolgono una nuova vita, la vita dello Spirito che Gesù offre, e risorgono alla vita dei figli di Dio, vita di amore, di gioia, di mitezza, di pace, magnanimità, benevolenza. Ai poveri viene predicata la buona novella. Chi si riteneva un miserabile, senza speranza, ascolta una grande e bella notizia. Anche per te c'è salvezza. Questa è la notizia che è data ai più poveri, quelli che si sentono senza nulla da offrire al Signore perché sentono il peso del loro peccato. A loro è annunciata la bella notizia di essere comunque amati da Dio. Oggi possiamo fare una verifica. Se noi abbiamo davvero incontrato il Vangelo, se abbiamo accolto Cristo che vuole entrare nella nostra vita, proviamo a scorrere di nuovo l'elenco dei segni dato da Gesù e vediamo se si realizzano in noi. Ci siamo lasciati aprire gli occhi dal Vangelo o continuiamo a vedere il denaro, la professione, la famiglia, le amicizie, le scelte politiche come le vedevamo prima, oppure le vediamo adesso con una luce nuova? Ci siamo lasciati aprire le orecchie, sentiamo la richiesta di chi ci chiede aiuto o ci tappiamo ancora le orecchie? Poi ci muoviamo, ci diamo da fare per costruire amore o siamo ancora paralizzati dal nostro egoismo? Siamo risorti a vita nuova o viviamo ancora da pagani? Gesù conclude la sua risposta con una beatitudine, che è la 10ª che si incontra nel Vangelo secondo Matteo. Beato colui che non si scandalizza di me. Qual è lo scandalo che Gesù sta dando? È quello dell'annuncio di un Dio che non punisce nessuno, ama tutti e fa soltanto del bene. E queste ultime parole di Gesù sono chiaramente un dolce invito rivolto al Battista. Non ti scandalizzare, non ti meravigliare di questa sorpresa dell'amore incondizionato di Dio. E adesso la domanda. Gesù ha forse perso la stima per il Battista, per le difficoltà che ha avuto ad accogliere il Messia di Dio così diverso da quello che lui si aspettava? Sentiamo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle.
che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta. Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio angelo davanti a te. Egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dopo che gli inviati del Battista si sono allontanati, Gesù pone a tutti i presenti 3 domande. La prima: chi siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? L'immagine è presa dalle canne palustri che crescono lungo le rive del fiume Giordano. Sono il simbolo della volubilità, perché si piegano secondo la direzione del vento. Il Battista non era una canna sbattuta dal vento, non era un opportunista che si adeguava a tutte le situazioni, a tutte le mode, uno che si inchinava di fronte al potente di turno. Il Battista era una persona coerente, con la schiena dritta. Il messaggio per noi oggi. Lo sappiamo che oggi il Vangelo non va di moda. Dicono che i tempi sono cambiati, che non siamo più nel Medioevo, che certi valori non hanno più alcuna importanza. Bene, quando si è convinti di certe scelte che sono suggerite dal Vangelo, bisogna avere il coraggio di portarle avanti, anche se ci si sente soli, anche se ci si trova in mezzo a persone che non le capiscono queste scelte e non le condividono. Chi ci crede davvero è una persona con la schiena dritta, come il Battista, ed è coerente con ciò in cui crede. La seconda domanda: siete andati forse a vedere un uomo avvolto in morbide vesti? Certamente no, è la risposta. Giovanni non aveva nulla a che vedere con coloro che sperperano in vestiti raffinati. Questi vivono nei palazzi dei re, ha detto Gesù. Per noi oggi. Lo sappiamo, l'estetica è propria dell'uomo perché va al di là dell'utilitaristico. La ricerca di ciò che è bello è una cosa buona, ma quando diviene sperpero, lusso sfrenato, allora è idolatria dell'effimero ed è il segno che si sono persi di vista i veri valori della vita. Chiediamoci allora, di fronte a certi sprechi in futilità, come fa un cristiano a non provare un senso di disagio? Come si fa a non provare disgusto per lo sciupio di risorse che dovrebbero essere destinate a soddisfare bisogni ben più urgenti e più elementari? Terza domanda che Gesù pone: chi siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. Più di Mosè, il Battista è stato un angelo inviato da Dio a precedere la venuta del liberatore, del Signore. Conclude Gesù dicendo: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. È significativa questa aggiunta finale. Gesù naturalmente non stabilisce una graduatoria basata sulla santità, sulla perfezione personale. No, ciò che Gesù sta dicendo è riferito a noi oggi. Indipendentemente dalla nostra santità personale, noi oggi possiamo vedere e capire molto meglio del Battista ciò che lui ha soltanto intuito
l'amore incondizionato di Dio. Lui è rimasto sulla soglia dei tempi nuovi, noi siamo entrati in pienezza in questo regno. Oggi Battista ci ha lasciato con le sue parole la sua vita, anche con le sue perplessità, i suoi dubbi, i suoi interrogativi e soprattutto con la sua vita coerente, un grande messaggio per noi oggi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.